Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. È successo quello che almeno io più di Giorgio sospettavo già dall'acquisto delle capre e delle pecore. È successo che praticamente le nostre due caprette, India e Nepalina, e la nostra pecora Maya, sono state attaccate dai lupi di notte. Nessuno si è accorto di nulla perché hanno fatto tutto nel totale silenzio, in maniera molto silenziosa, almeno credo, perché neanche i nostri vicini si sono accorti di nulla e addirittura i nostri cani non hanno neanche abbaiato di notte. Ci è stato detto dal veterinario che è venuto a fare un sopralluogo che quando arrivano i lupi, i cani domestici, i cani che abbiamo, probabilmente percepiscono il pericolo e quindi tendono a fare silenzio. E quindi in questo silenzio notturno, più che notturno, potrebbe essere successo verso le prime ore proprio prima dell'alba, perché quando siamo andati poi a recuperare i corpi delle nostre caprette e della pecora Maya, non erano ancora molto duri i corpi, quindi non era successo da tanto. E questa cosa ci ha veramente molto colpiti, sia io che Giorgio siamo molto tristi per quello che è avvenuto. Però ultimamente i lupi qui in questa zona della Valpellice sono molto frequenti gli attacchi, ce ne sono stati veramente tanti e quindi sospettavamo che sarebbe successo anche a noi. Quello che ci ha stupito veramente tanto è perché davanti alla natura, che può essere anche molto crudele, perché la natura a volte è molto crudele, quello che ci ha stupito è stato il fatto che questi lupi la situazione l'hanno studiata già da un bel po' di giorni, perché Giorgio le pecore, le capre le chiudeva ogni notte, ogni sera, non ogni notte, ma ogni sera, ogni tardo pomeriggio si andava giù a chiudere le pecore e le capre, e quindi è bastato un errore di Giorgio di non averle chiuse una notte per una dimenticanza e loro hanno attaccato. Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i lupi erano appostati già da parecchi giorni qui nei dintorni del recinto. Probabilmente io magari facevo i video qui di Appuntamento in Giardino o i lavori qua nel giardino e loro erano lì che attraverso i cespugli mi guardavano e io non sapevo della loro presenza. Quindi degli animali che possono anche essere, si può pensare ai lupi magari come animali cattivi e crudeli, ma io e Giorgio non abbiamo questo pensiero, nel senso che la natura è anche questo e a volte le cose accadono per il semplice motivo che devono accadere. Alcune cose non possono essere previste, il ciclo della vita è anche questo. Questi animali devono anche nutrirsi, cercano il nutrimento nei boschi, è un predatore il lupo, non è un animale da compagnia, un animale che si può andare nei boschi ad accarezzare, è un predatore e quindi aspetta ogni occasione per potersi nutrire o per nutrire magari i cuccioli, i piccoli, e in questo caso il nutrimento l'hanno trovato nei nostri animali da compagnia. Questo può essere un danno magari per un allevatore che ha degli animali che vengono definiti da reddito, che a me non piace assolutamente. I nostri erano tenuti come animali da compagnia, noi dalle nostre capre e dalla pecora Maya non abbiamo mai voluto ottenere nulla se non la compagnia e l'amore che abbiamo dato a questi animali. E questo fa sì che, è vero, per un allevatore può essere un danno anche economico, per noi è un danno sentimentale perché ci mancano tantissimo. Ogni volta che venivo qua giù in giardino si sentiva il belare delle caprette che ci chiamavano e della pecora Maya che magari anche lei magari cercava di attirare attenzione. Comunque è successo questo. Io questo, ripeto, noi continuiamo ad amare la natura e continuiamo ad amare anche la natura per quello che riguarda anche gli animali che possono rappresentare magari una minaccia, tra virgolette. I lupi sono animali meravigliosi, sono animali che bisogna cercare anche di tutelare, perché quando succedono queste cose vuol dire che l'uomo nell'ecosistema ha creato un qualcosa che non va e quindi si creano degli squilibri. La natura è perfetta, non c'è nulla nella natura che sia giusto o che sia sbagliato, la natura è quella che è
e bisogna cercare di accettare quello che succede. Naturalmente noi un grosso danno economico non l'abbiamo avuto, nel senso noi le pecore e le capre le abbiamo pagate, abbiamo fatto tutti i documenti per poterle avere eccetera, il danno appunto come dicevo è quello sentimentale. Un attacco di lupi ad un allevamento che magari, in cui le persone vivono proprio attraverso ciò che riescono a ottenere da questi animali, logicamente il discorso cambia. Io per quello che posso dire, e penso che sia anche il pensiero di Giorgio, non terremo più caprette e pecore perché sappiamo che potrebbe succedere, ma questo succede anche con le galline, quante volte le galline vengono predate, e questo non vuol dire che la gallina sia un animale di valore minore rispetto ad una pecora, un cane o un altro animale, quindi la predazione in natura avviene perché è così, questo è il ciclo della natura e io e Giorgio accettiamo quello che è successo, anche se con tanto dispiacere, ci dispiace veramente tantissimo. Lo spettacolo quel mattino è stato terrificante, veramente un qualcosa di molto ma molto forte. E a volte ci sentiamo sicuri, ci sentiamo protetti finché le cose succedono agli altri, ma quando veniamo coinvolti in questo tipo di situazioni e anche in altre situazioni che riguardano magari esclusivamente l'uomo, e quando ci troviamo poi coinvolti capiamo veramente quanto difficile deve essere, magari anche per un allevatore, perdere i suoi animali, perché non è detto che gli allevatori che hanno animali da reddito non amino anche i loro animali. E quindi niente, accettiamo il lupo, accettiamo ciò che la natura ci offre, sia nel bene che nel male, perché del resto quello che possiamo fare in questo passaggio terreno, come viene definito il nostro umano passaggio terreno in questa vita, è un passaggio in cui la natura a volte ci mette anche alla prova, ma le prove bisogna superarle e quindi noi adesso poi provvederemo a fare un po' di pulizia sotto perché c'è ancora dell'erba con del sangue, insomma c'è un po' di situazioni da sistemare e il tutto verrà trasformato in qualcosa che sarà sì, magari completamente diverso, ma sempre nel ricordo di Maya, India e Nepalina. Adesso vi lascio con un po' di immagini, così per ricordare questi nostri amici che non ci sono più, e lascerò anche in questo filmato a parlare sia la musica e le immagini. Ciao a tutti e ad un prossimo appuntamento in giardino.